Se pensate davvero che oggi l'Inter abbia problemi in attacco, beh, molto probabilmente non vi ricordate di quella volta in cui per completare il reparto offensivo stava per ingaggiare addirittura un attore. Avete capito bene. E non è passato nemmeno troppo tempo da quell'episodio. Anzi, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui voglio raccontarvi una storia, anzi voglio fare un salto nella storia nerazzurra e tornare indietro insieme a voi fino alla stagione 2012-2013, un'annata molto particolare perché all'Inter si sta sfaldando quel gruppo del triplete, siamo quasi alla fine della trionfante era Moratti in nerazzurro ed è una stagione che ci porta sempre più all'interno di quel decennio piuttosto buio per la nostra Inter. L'estate del 2012 è un'estate di grande cambiamento perché se ne vanno giocatori importanti come Julio Cesar, se ne vanno Maicon, Cordova, Lucio passa addirittura alla Juventus tra le polemiche, nonostante poi Lucio non fece una grande esperienza in bianconero. Partono anche altri calciatori come Orlandoni e Forlan. In nerazzurro invece arrivano dei giocatori importanti come Andanovic e Rodrigo Palacio e altri che sicuramente non hanno lasciato tracce indelebili nella storia nerazzurra, da Mattias Silvestri a Cassano in questo scambio con Pazzini, con il Milan, Alvaro Pereira, Gargano, Mudingai, il divino Jonathan che sarà protagonista più avanti all'interno di questa storia di oggi e anche Felipe Coutinho per una breve parte di questa stagione. In panchina soprattutto c'è Andrea Stramaccioni, Stramaccioni che l'anno precedente era stato promosso dalla primavera nerazzurra con cui aveva vinto la Next Gen Series, la Champions dei giovani, chiamiamola così, a quei tempi si chiamava così, era stato promosso in prima squadra per prendere a stagione in corso il posto di Claudio Ranieri che a sua volta aveva sostituito Gasperini dopo un avvio abbastanza complicato. Stramaccioni si presenta nell'estate del 2012 con una nuova stagione, con idee molto chiare, un gioco propositivo, un'identità offensiva che vuole portare nella sua Inter dove devono esserci tre interpreti offensivi, tre calciatori nel reparto avanzato. Infatti utilizzerà spesso il 4-3-3, il 4-3-2-1 in base appunto agli interpreti a sua disposizione, esperimenti anche di difesa 3 che però dovrà poi accantonare anche per mancanza proprio di giocatori e vari problemi che sono intervenuti durante questa stagione. In ogni caso Strama, così dovremmo chiamarlo, si presenta con una preparazione solida e anche un po' con quell'aria del predestinato con cui veniva dipinto e su di lui c'erano sicuramente grandi attese, grandi speranze dal pubblico interista e non solo. Purtroppo però devo dire Strama si scontrerà con una stagione dove veramente gli gira letteralmente tutto contro. Pensare tra l'altro che era un'annata partita anche abbastanza bene, un avvio di stagione anche incoraggiante. La stagione inizia molto presto perché ad agosto c'è il preliminare di Europa League, l'Inter al terzo turno affronta l'Hajduk Spalato con qualche brivido, devo dire, perché in Croazia l'Inter passa per 3-0, sembra tutto facile, tutto fatto, al ritorno a San Siro i croati vincono per 2-0 e mettono subito in chiaro le cose, fanno già capire che la stagione forse non sarà così semplice come potevamo immaginare. Ai playoff l'Inter passa con il Vaslui, quindi l'approdo ai gironi di Europa League dove vengono conquistati 11 punti su 18 a disposizione che valgono l'approdo ai sedicesimi di finale dove ci sarà l'episodio chiave per la nostra storia di cui parliamo in questo episodio di oggi. In campionato, parallelamente, c'è qualche battuta d'arresto anche un po' inaspettata dopo la vittoria alla prima giornata contro il Pescara, ma ci sono anche due elementi storici, possiamo dire. Una vittoria, un colpaccio rimasto proprio nella storia, perché Stramaccioni con quell'Inter va a vincere per 3-1 sul campo della Juventus, segnando di fatto la prima sconfitta della Juve nel suo nuovo stadio e arriva anche un record di 10 vittorie consecutive in trasferta che però si interrompe sul campo dell'Atalanta dove inizia a scricchiolare qualcosa nell'Inter di Stramaccioni. In ogni caso, con qualche battuta d'arresto e qualche problemino, l'Inter chiude la prima parte di stagione con la qualificazione centrata ai sedicesimi di finale di Europa League e al quarto posto in campionato che a quei tempi non valeva ancora l'accesso alla Champions, la Serie A quei tempi dava accesso solo alle prime tre squadre classificate appunto alla Champions League della stagione successiva, ma comunque l'Inter era in corsa per tornare tra le grandi, per tornare nella massima competizione europea. Qualcosa però, come dicevo, stava già iniziando a scricchiolare. Diciamo che intanto in difesa praticamente non è mai disponibile Christian Chivu, una perdita sicuramente importante.
Samuel inizia ad avere già qualche problemino, poi nella seconda parte di stagione di fatto si ferma quasi del tutto per un problema al tendine d'Achille. Silvestre invece, che doveva essere un po' il nuovo che avanza, praticamente non convince mai. Ci sono Ranocchia e Juan Jesus, ma non basta per fare quegli esperimenti anche di difesa a 3 che voleva fare Stramaccioni. Scoppiano poi soprattutto 2 casi molto importanti che sicuramente hanno creato diversi problemi all'interno dello spogliatoio e all'interno dell'Inter di quella stagione. Il primo, quello più eclatante, è quello relativo a Wesley Sneijder, perché viene praticamente escluso dalla rosa pubblicamente Sneijder, dal direttore tecnico Branca ai tempi all'Inter. C'era una trattativa per cercare di spalmare l'ingaggio pesante dell'olandese, si arriva però ad una clamorosa rottura che poi porta Sneijder a volare al Galatasaray a gennaio. Poi c'è anche il caso con Antonio Cassano, Cassano che qualche anno dopo ha raccontato di una clamorosa lite molto furibonda con Stramaccioni nello spogliatoio. Lo Stramaccioni invece ha un po' ridimensionato l'episodio. Fatto sta che sicuramente c'erano forti tensioni interne che si aggiungono, come detto, ai tanti infortuni che coinvolgeranno oltre alla difesa anche Nagatomo e soprattutto l'attacco. Un attacco che sarà letteralmente falcidiato dai problemi. A gennaio, oltre a Sneijder, quindi viene ceduto anche Coutinho che va al Liverpool, arrivano dei giocatori come Schelotto e Kuzmanovic, ma l'Inter secondo me anche un po' sa, immagina o comunque inizia a percepire che potrebbero esserci dei problemi nella seconda parte di stagione nel reparto offensivo, considerando che anche Marco Livaia viene ceduto in quella sessione, passa all'Atalanta, un Marco Livaia a quei tempi abbastanza giovane che aveva segnato 4 gol in Europa League, si era messo in mostra in Europa League, mentre in campionato non si era mai sbloccato e anzi ho ancora negli occhi un episodio clamoroso, un errore a 2 passi dalla porta completamente spalancata in un Inter Genoa finito 1-1 a San Siro, un episodio ancora oggi mi metto le mani nei capelli. Ecco, l'Inter immagina che potrebbero esserci dei problemi in attacco, quindi prova ad allungare con delle risorse abbastanza contenute e ridotte in quella sede di mercato, prova ad allungare il reparto offensivo e si butta sull'esperto Tommaso Rocchi, un Tommaso Rocchi che lascia la Lazio anche con qualche dubbio, qualche perplessità, visto che si trovava veramente a casa dopo tanti anni in biancoceleste. Comunque un rinforzo d'esperienza per cercare di dare profondità alle spalle di Diego Milito. L'attacco però, come detto, è abbastanza ridotto all'osso, considerando soprattutto che poi la situazione da gennaio in poi tracolla totalmente. Milito comincia ad avere dei problemi già a gennaio, poi soprattutto, come dicevo, in Europa League durante i 16esimi di finale c'è la batosta finale, l'episodio chiave per la storia che raccontiamo oggi, ovvero l'infortunio gravissimo di Diego Milito nella gara contro il Cluj. Siamo a metà febbraio, il mercato invernale è chiuso, non si possono fare acquisti sul mercato, Milito è KO, l'Inter è in emergenza totale, si ritrova in piena difficoltà e da questo punto l'unica cosa che può fare l'Inter è rivolgersi al mercato degli svincolati e quindi l'Inter prende seriamente in considerazione l'ipotesi di ingaggiare un attore. E ovviamente dico un attore anche un po' per sorridere, però in effetti l'Inter nella lista dei calciatori senza contratto, gli unici calciatori che si possono appunto ingaggiare una volta chiusa la sessione di mercato, decide di provare a puntare su John Kerry, un attaccante forte fisicamente, norvegese, probabilmente lo ricorderete, un personaggio anche abbastanza sopra le righe per certi versi, un giocatore che aveva avuto un'esperienza importante al Valencia agli inizi, era stato in Italia anche con la maglia della Roma dove aveva avuto qualche problema anche extracampo, aveva segnato poco, poi però soprattutto si è imposto, devo dire, all'Aston Villa in Premier League, aveva fatto molto bene, tanti gol in diversi anni a Birmingham, dove tra l'altro è diventato anche molto amico del principe William, noto tifoso dell'Aston Villa. Il problema qual è? Che John Carew, come dicevamo, aveva lasciato il calcio giocato un anno prima dei contatti con l'Inter, ovvero nel 2012. Già da un anno si stava dedicando alla sua nuova vita. Non aveva ufficialmente detto di non voler più giocare, però già da un anno era senza squadra e non stava più di fatto allenandosi a questi livelli per essere subito pronto e competitivo in un campionato come quello che poteva essere la Serie A, ovviamente. Quindi Kerry aveva già iniziato alcune comparse in alcuni film norvegesi, tra l'altro ha fatto anche una discreta carriera come attore, ha vinto anche diversi premi norvegesi ed internazionali, ma si è, diciamo, dedicato anche a tantissime altre attività come il fotografo, l'artista, gioca a poker, scacchi, molto, molto altro ancora.
L'Inter comunque è in emergenza totale, decide allora di proporgli un provino prima di mettergli ovviamente nero su bianco un contratto da firmare. Vengono fatti dei test medici molto approfonditi, il periodo di prova poi però non viene nemmeno avviato, perché il 27 febbraio del 2013 con una nota pubblicata dall'Inter sul proprio sito ufficiale veniamo a sapere, eccoci con il comunicato, l'Inter desidera ringraziare l'attaccante norvegese John Carew per la grande disponibilità e professionalità dimostrata, si legge appunto sul sito nerazzurro. Le sue attuali condizioni atletiche però lo costringerebbero ad un periodo di lavoro specifico ed individuale medio-lungo, non compatibile con le esigenze del club. Lo stesso Kerio, dopo questo comunicato, dirà in un'intervista appunto che non era in realtà un problema fisico il suo che gli ha impedito di tornare a giocare, che gli ha impedito di firmare con l'Inter. Semplicemente però l'Inter aveva bisogno urgente di un attaccante pronto subito da lanciare in campo immediatamente. Lui, fermo da un anno, non poteva esserlo, soprattutto per i livelli che richiedeva la Serie A. Per cui l'Inter non ingaggia Kerio, non ingaggia nessuno in quella sessione, in quel periodo, e le cose, se possibile, vanno ancora peggio, perché Cassano finisce praticamente fuori dall'Inter, soprattutto si ferma anche Rodrigo Palacio. Veramente una catastrofe si è abbattuta su quella stagione dell'Inter di Andrea Stramaccioni. L'Inter di fatto quindi si reggerà in quella parte finale di stagione su Tommaso Rocchi, su Freddy Guarin che fece piuttosto bene e anche su Ricky Alvarez che fu protagonista in una di quelle partite che se ripenso a quella stagione mi rimangono veramente nella memoria in maniera molto molto vivida. Siamo alla semifinale di Coppa Italia, dopo il 2-1 dell'andata in casa della Roma, l'Inter si presenta a San Siro al ritorno in emergenza totale a cercare di fare questo clamoroso ribaltone piuttosto difficile. Però le speranze si accendono subito perché l'Inter va in vantaggio con un gol del divino Jonathan, come dicevamo, un gol che abbiamo spesso commentato insieme perché è una combinazione un po' inaspettata ma molto bella, tutta di prima intenzione con i colpi di tacco di Ricky Alvarez e Rocchi, una serie di triangolazioni che portano poi Jonathan a ricevere il pallone in area di rigore e a battere il portiere avversario della Roma. Un gol che tra l'altro a fine stagione noi di Passione Inter abbiamo premiato come il gol più bello della stagione, siamo stati ospitati ad Appiano Gentile proprio per incontrare e premiare il divino Jonathan, il coronamento di una grande stagione ovviamente. Però purtroppo ecco, arriva la doppietta poi di Mattia Destro che vestiva la maglia della Roma, un gol di Torosidis, non so se ve lo ricordate, in giallo-rosso, portano in vantaggio la Roma, nel finale Ricky Alvarez va in gol e cerca un po' di riaprire la gara, ma non basta ovviamente all'Inter per arrivare in finale. Si chiude così l'avventura dell'Inter in Coppa Italia, l'Inter in campionato chiuderà la stagione al nono posto in classifica, in Europa League era arrivata all'eliminazione per mano del Tottenham in una doppia sfida che tra l'altro anche lì sa un po' di beffa, un po' in piena linea con quella che è stata tutta una stagione dove abbiamo vissuto un ribaltone clamoroso con l'Inter che ha sfiorato la possibilità di ingaggiare un attore per porre rimedio ai propri problemi offensivi, dopo che in estate invece Stramaccioni aveva cercato in ogni modo di convincere la dirigenza a puntare su due giocatori che poi sono diventati molto importanti come Aubameyang e il Papu Gomez. Erano questi i sogni di Stramaccioni per l'attacco, come lui stesso ha poi raccontato. Ecco, viene da pensare dunque che con un pizzico di fortuna in più forse oggi staremmo parlando di tutta un'altra storia per l'Inter e per lo stesso Andrea Stramaccioni. Questa comunque era la storia di quando l'Inter stava per completare l'attacco, stava per ingaggiare un attore per il proprio attacco. Fatemi sapere se ricordavate questa storia, se vi è piaciuta. Se volete ascoltare un'altra storia, vi lascio il link in descrizione per chi ci segue in podcast nel club di Passione Inter www.passioneinter.club. Vi aspettiamo se volete sostenerci e se volete suggerirci altre storie da raccontare e per chi ci segue da YouTube vi lascio un'altra storia da recuperare qui.